Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Io sto in ripresa ancora, eh. Diciamo che questa trasmutazione mi ha preso molto forte. La febbre mi è passata, però faccio ancora molta fatica. C'è molta tosse, tantissima tosse, tant'è che sono notti che dormo 2 ore poi mi sveglio per la tosse, quindi stiamo trasmutando anche lì. E mi ricordo, in questi giorni mi è venuta in mente una delle esortazioni buddiste, che è quella dell'eterno ritorno dell'uguale. L'eterno ritorno dell'uguale. Beh, io in questi giorni sto attraversando, vi ho detto che avevo una salute molto cagionevole da piccola, sto attraversando quelle cose lì, l'eterno ritorno dell'uguale. Non è la febbre che ti dura un giorno, no, ti passa la febbre, hai una tosse che non ti fa respirare, no? L'eterno ritorno dell'uguale. Sta ritornando quello che ho vissuto per 26 anni. Affrontandolo come? Perché le cose ritornano, l'eterno ritorno dell'uguale, affinché tu possa viverle con consapevolezza e dire di sì. Dire di sì al karma, perché appena, come vi ho raccontato nel video, quello che vi ho messo, appena mi ero un attimo ripresa, eh, prima dicevo mamma, ma forse non ve l'ho detto, sì, non mi sto ricordando perché sto veramente tra due mondi, e sto male, dammi la medicina, no? Subito facevo questo perché è abituata così sin da piccola, e quindi questa volta ho detto sì, ti includo, sì, lo voglio al Dio che si celava dietro a quel fuoco che sentivo. E così sto facendo ogni notte, ogni giorno quando inizio a tossire, sto facendo in questo modo. Io integro, questa volta ti dico sì, ti vivo con consapevolezza, mentre prima ti escludevo, avevo paura della malattia, sintomatologia, adesso la vivo con consapevolezza. E quindi l'eterno ritorno dell'uguale, tutto torna, sempre, tutto torna. Non è solo tutto scorre, Pantarei, ma tutto ritorna perché è un ciclo karmico. E quindi le linee guida di un'incarnazione rimangono sempre quelle, sono quelle, e quindi tutto ritorna. E stiamo affrontando bene questa cosa, devo dire, basta che c'è consapevolezza e c'è libertà nella consapevolezza. La consapevolezza è tutto. Quindi grazie per tutto quanto, ragazze mie, grazie, grazie, grazie. Devo parlare a bassa voce, devo parlare piano, altrimenti poi si stanca la voce. Ma la ripresa è netta, ogni giorno è sempre meglio. Quindi oggi finalmente facciamo il nostro lui-lei e vediamo cosa ci dicono i nostri grandi archetipi per questa settimana con la luna piena del 23 maggio, quindi dal 20 al 26 maggio, quali sono le linee guida dei nostri archetipi che devono lavorare in cooperazione maschile e femminile affinché si possa creare il capolavoro della nostra vita. Dire di sì al karma significa dire sì alla vita, dire di sì a ciò che ti accade, significa dire di sì a quello che la tua anima si è prefissa per manifestare il suo capolavoro. E quindi i due opposti, maschile e femminile, devono lavorare in risonanza, cioè devono lavorare in cooperazione. E ma prima di fare questo voglio leggervi due mail bellissime, bellissime delle nostre sorelle, e, e di quanto veramente stiamo facendo un lavoro straordinario tutte quante, tenendoci per mano e tutti quanti verso la consapevolezza, che è la sola chiave di accesso alla libertà. Allora, vi leggo subito queste mail. Allora, c'è la nostra sorella che ci scrive, non so se vedete così a penna, bellissima. Allora, e dice: ciao Franci, ciao sorelle, ciao fratelli, anime di luce. Oggi ho deciso di portare la mia piccola e infinita esperienza al collettivo. Voglio imprimere tutto quello che ho provato su questo foglio, con il verbo scritto a mano, perché amo scrivere e perché mi piace tornare alla semplicità delle cose, all'essenza, all'essere,
Sono state settimane dure dove mi sono trovata faccia a faccia con le mie ombre. Ancora ora è impressa nella mia memoria la visione di me stessa seduta sul letto con le mani sopra la testa, in preda alla dea della paura, dello sconforto, della confusione, della frustrazione, del fallimento, della pochezza, dell'essere sbagliata, fragile, incoerente. Questo è ciò che ho sentito vibrare profondamente dentro di me. Mentre ascoltavo, osservavo e sentivo l'ego. L'ego mi bastonava, facendomi credere che se avessi dato spazio a tutte queste emozioni sarei morta. Lui sapeva che quello a dover morire era lui. Il potere del verbo si bloccava, il grazie non voleva uscire, ma con tutto l'amore possibile verso il mio sé superiore, anche se non volevo, ho pronunciato le parole magiche che tu, anima di luce, Francesca, sempre ci insegni. Io vi accolgo tutte delle emozioni che giudico sbagliate. Io vi inglobo, vi accolgo, pervadetemi con la vostra grazia e amorevolezza e conducetemi verso i doni che volete lasciarmi. Oggi, dopo la stessa mattinata, dopo la stessa mattutina, la stesa mattutina, scusatemi, quelle che abbiamo fatto settimana scorsa, che dicevo, oggi dopo la stessa mattutina che dicevo che avrei visto il mio vero valore e il mio essere unico, tutto è sbloccato e leggevo dentro di me, è leggero dentro di me. È dura seguire l'ignoto, abbandonarsi allo sconosciuto, difficile, arduo, ma questa è la sola via verso la nuova età dell'oro, quello squarcio della coscienza che sentivo nel cuore, ma non comprendevo nella mente. È avvenuto. Io voglio e merito il mio karma, bellissimo. Io voglio e merito il mio karma, Francesca, io so di non sapere, ma sono cosciente che tu ci stai guidando verso ciò che meritiamo per diritto divino. Grazie, grazie, grazie. Love you, fratellanza bianca. Io faccio un applauso alla nostra sorella, bellissima, bellissima, bellissima. Sentite la fede che è in lei. Sentite la fede che ci ingloba. È questa la fede. La fede non è qualcosa che devi trovare. Noi dobbiamo ritrovarla, cioè dobbiamo dare uno stop alla mente iperrazionale. Tu sei già un atto di fede. Noi siamo già un atto di fede. E quindi la nostra sorella, come ha incluso la dea della frustrazione, la dea della rabbia, ha detto sì. E quando la includiamo siamo nell'entusiasmo, perché entusiasmo viene dal greco enteos, che significa essere in Dio, e ogni emozione è un Dio. Quando tu includi qualsiasi tipo di emozione, sei nell'entusiasmo, sei in Dio. E nel tempo inizi a vedere quali sono i favori del Dio che ti vengono rivelati. Ed è meraviglioso. Stiamo facendo un lavoro grandioso e il concetto è trascendere il luogo comune, trascendere il luogo comune del giusto o sbagliato, trascendere il luogo comune, perché è il luogo comune che fa soffrire. È il luogo comune, i concetti di giusto e sbagliato secondo una morale che ci ha viziati fino a questo momento, andando opprimendo la nostra vera natura selvaggia. Ed è quello che stiamo scusate, ecco io ok, ed è quello che stiamo riscoprendo, ed è quello che stiamo riscoprendo con ardore, con forza. Ecco, io non mi sento più vittima di una malattia o ma mi sento un'alleata. Come vi ho detto nel video, quello che ho pubblicato appena mi sono ripresa, sentirsi alleati del Dio, più il dolore è forte, che sia psichico, che sia fisico, più include un grande potere. E il nostro compito è quello di allearci al Dio. Allearci al Dio, prendere consapevolezza, fare quello che la tua natura selvaggia ti chiede, che sia un percorso piuttosto che un altro, nel guarire te stessa, no? Come è stato nel mio caso, io ho scelto in quel momento di non prendere alcun tipo di medicina per abbassare la febbre, si è abbassata da sola. Però questo è il mio percorso, ok?
se tu hai necessità di fare un certo tipo di rituale, la ritualistica è fondamentale anche nella cura, no? Ciò non significa che se sono al limite non prendo una medicina tradizionale, ok? Cioè, essere contro qualcosa significa una divisione. Tutto ciò che si è contro qualcosa è la separazione. Io sono contro questo. No, bisogna trascendere, bisogna andare al di là del giusto e dello sbagliato di quest'epoca. Come anche pensare che qualcosa fuori fa male. Non c'è niente fuori che fa male, no. È la relazione che tu hai con quella cosa, se tu la vedi nociva o se la vedi positiva, che ti può nuocere o ti può far bene. E rimasi scioccata anni fa quando sentii un grande maestro parlare del fumo. Dice: il fumo non fa male, è la relazione che tu hai col fumo che ti fa male, perché tutto è relazione, non esiste oggetto-soggetto. Mi sconvolsi, mi sconvolsi. Se noi abbiamo delle forme pensiero legate a una certa, su tutte le cose, su tutte le cose, abbiamo delle forme pensiero legate all'essere nocivo di qualcosa, all'essere positivo di qualcosa, è quella forma pensiero che influenzerà la tua relazione con quella cosa, e quindi anche facendoti vivere delle immagini di realtà relative a quello che tu credi. E ritorniamo sempre al fatto che sono le nostre credenze, no? Ecco, quindi man mano che noi andiamo incontro alla natura più selvaggia di noi, ci alliniamo sempre di più alla natura. La natura, qual è la nostra natura? La nostra natura ognuno di noi la scopre, perché l'essere umano è un essere in divenire, ancora in sviluppo. E questo ci arrivai a questo concetto grazie al libro di Steiner, o Steiner, come lo volete chiamare, io Steiner, il padre dell'antroposofia, La saggezza dei Rosa Croce, in cui c'è un passo dove cita che ci sono degli organi nell'essere umano, in particolare un organo, credo che sia il timo era? C'è un organo nell'essere umano, adesso prendo il libro, che non si sa cosa serva. Ecco, quel non si sa cosa serva, tutto il creato e il creatore ha messo delle cose lì perché hanno una funzione. E l'essere umano è un essere in via di sviluppo, tant'è che Steiner con l'antroposofia ci insegna che quando l'essere umano avrà evoluzioni successive non utilizzerà nemmeno più i suoi organi sessuali per riprodurre, ma sarà la laringe, attraverso il verbo lui creerà un altro essere umano. Mi scioccò questa cosa. Ma aspettate un attimo, vado a prendere il libro perché voglio dirvi le cose esatte, un attimo solo. Ecco, ce l'avevo giusto appunto sull'altro tavolo qua vicino perché lo stavo rileggendo in alcuni punti. Allora, ci ho messo il segno qua, se non sbaglio questo è il segno. Sì, vedi, eccolo. Allora, e infatti Steiner ci dice: l'uomo non porterà più il corpo in modo da abitarvi, ma aleggerà sopra di esso, mentre il corpo medesimo sarà divenuto più fine e più tenue. L'uomo trasformerà soprattutto il sistema della procreazione. La laringe umana già oggi si prepara a diventare il futuro organo della riproduzione. Oggi essa può solo produrre vibrazioni sonore, può soltanto trasmettere all'aria il contenuto delle parole, in modo che le onde corrispondano alle parole stesse. Più avanti, dalla laringe non si farà strada soltanto la parola con il suo ritmo, ma l'uomo potrà illuminare e compenetrare la parola con la materia stessa. Mentre oggi la parola diviene solamente onda sonora, nel futuro l'intimo essere dell'uomo, in avvenire l'intimo essere dell'uomo, la sua stessa immagine verrà emessa dalla laringe, come oggi avviene per la parola. L'uomo sorgerà dall'uomo, l'uomo pronunzierà se stesso. In avvenire la nascita di un nuovo essere umano avverrà perché questo sarà stato emesso da un altro uomo. Cioè, capite? Ed ecco qua che andiamo al nocciolo della questione, quello che vi stavo dicendo, per cui l'uomo è un essere in divenire, non è ancora compiuto, no? Formato.
Come la laringe subirà una metamorfosi, così anche il cuore umano verrà trasformato. La scienza crede che il cuore sia una specie di pompa, dando così un'immagine fantastica e grottesca come fa oggi il materialismo. La forza di movimento del sangue è data dai sentimenti dell'anima. Questa mette in movimento il sangue e il cuore si muove perché a sua volta è spinto dal sangue. Vale a dire, è vero esattamente il contrario di quanto asserisce la scienza materialistica. Oggi l'uomo non può guidare il cuore a sua volontà. Se per esempio egli ha paura, il cuore batte più in fretta perché il sentimento agisce sul sangue e questo accelera i movimenti del cuore. Quello che oggi l'uomo subisce indipendentemente dalla sua volontà sarà in suo potere più avanti, a un gradino superiore dell'evoluzione. Egli potrà cioè far pulsare il sangue a sua volontà e muovere quindi il cuore come oggi avviene per i muscoli della mano. Per la scienza attuale il cuore, con la sua particolare struttura, è una vera croce. Esso ha cioè fibre muscolari striate. Ah, questo era, non è solo il timo che gli scienziati dicono, ma che valore ha? No, è anche il cuore. E dice, allora, il cuore ha fibre muscolari striate, altrimenti esistenti soltanto in muscoli che possono venire mossi a volontà. Come mai? Ci dice il cuore ha fibre muscolari striate. Queste fibre muscolari striate sono presenti soltanto negli organi che si possono muovere con la nostra volontà. Allora si chiede come mai? Perché il cuore non è ancora arrivato alla fine della sua evoluzione, ma è un organo del futuro, nel senso che diverrà un muscolo volontario, perciò già oggi ne mostra la disposizione nella sua struttura. L'uomo sarà in grado di creare un suo simile con l'emissione della parola, a quando il suo cuore sarà divenuto un muscolo volontario e a quando gli altri organi si saranno pure modificati. Infatti in questi altri organi scusa, negli altri organi sono tutti temporanei, cioè sono in evoluzione, mi spiego? Allora, sulla Terra attuale l'umanità arriverà soltanto al punto permessole dall'influenza esercitata dal regno minerale. Vabbè, e poi parla effettivamente di tutto quello che molti di voi l'hanno detto, la scienza e la saggezza di Rosa Croce. Quindi quello che vi stavo dicendo è che l'uomo è in continua evoluzione. A differenza degli animali, quelli già creati che vedete, che sono già creati così come sono. Ok? Non c'è evoluzione per gli animali che vedete già, cioè non c'è evoluzione in qualità di trasformazione di un uccello, tipo di un gabbiano rimane un gabbiano, di un pettirosso rimane un pettirosso. Cioè, quelli sono così come sono e rimangono così. Se ci saranno altre evoluzioni degli uccelli, nasceranno altri uccelli. Non lo so, non mi fate entrare in questa cosmogonia adesso perché sennò mi perdo. Voglio utilizzare la voce del modo giusto adesso, altrimenti poi parlo e poi si stanca. Quindi l'essere umano è divenire, quindi noi non sappiamo chi siamo, stiamo conoscendoci a mano. Quindi il punto qual è? Ecco perché insisto sulla natura selvaggia. Cosa ti dice il tuo istinto? L'istinto profondo, l'istinto legato all'intuito. Cosa ti dice? Ecco, segui sempre quello, perché noi siamo condizionati da un sistema di credenze in cui ci propongono certi stereotipi che sono differenti dalla nostra natura selvaggia, che in psicologia si chiamano archetipi, quindi differenti dagli archetipi. Ci propongono degli stereotipi. Per lo sciamanesimo si dice natura selvaggia, no? Quindi anche quando no, ci propongono degli stereotipi inerenti alla coppia, o quando mi ricordo mia nonna mi diceva allora tu ti sposerai a 20 anni? No, sono arrivata oltre 30 anni, non mi siamo mai... perché sentivo che non era la mia natura nel matrimonio, consuetudine così come è definito. Però una parte di me si sentiva in colpa verso la mia famiglia, che non mi sono sposata ancora, no? E quindi, però la mia natura selvaggia, quando tu lavori sulla tua natura vera, ti dice tutt'altro. E quindi qua stiamo ad abbattere degli stereotipi, cioè stiamo andando al di sopra del bene e del male. Ci sono delle persone che sono fatte per una coppia stabile, duratura, a vita, mia madre e mio padre, per esempio, mia nonna e mio nonno,
ma anche lì quanti condizionamenti c'erano affinché non si potesse dire la propria in una relazione, affinché non ci si separasse, no? Quindi ci sarebbe tanto da dire, ma ci sono persone che hanno una natura selvaggia che è predisposta a un rapporto come è stato inteso secondo una tradizione canonica. Ci sono persone, ci sono tante sfumature, non si può fare ci sono miliardi di sfumature anche all'interno di un rapporto stesso. Ci sono persone fatte per stare in un rapporto e mantenere certi gradi di libertà importanti, ma ci sono persone che sono fatte anche per stare con più di una persona contemporaneamente. Cioè, la natura selvaggia qual è? Là dove voi giudicate sbagliata una cosa, attenzione, se vi sta venendo a giudicare sbagliato qualcosa, siete completamente invischiati nel condizionamento sociale, perché in natura non c'è la morale, solo nell'essere umano c'è la morale. E quindi noi ci stiamo abituando ad andare incontro alla natura selvaggia dell'uomo, e ogni natura è diversa, ogni natura va rispettata e onorata. Ogni natura di ogni essere umano ha la stessa dignità di esistere. E quindi è proprio questo il senso, ci stiamo formando, e quindi il giudizio su te stessa, sugli altri, blocca tale fuoriuscita della tua vera natura selvaggia, blocca l'evoluzione. Ma siccome la tua natura selvaggia ha un certo tipo di espressione, il karma rientra in questo, affinché tu esprimi questa natura selvaggia e vada incontro al tuo destino. Il karma va risolto, il destino va compiuto. Il karma va risolto nella misura in cui, se tu hai una certa natura, ti verranno incontro delle sfide affinché tu vada a palesare quella natura, affinché tu compia il tuo destino, perché palesando quella natura tu integri i doni inerenti a quella natura, ossia vai incontro alla missione dell'anima che è il tuo destino. Ok. Detto questo, voglio leggervi un'altra mail bellissima di un'altra nostra sorella che l'ho pubblicata su Instagram, sta nelle storie in evidenza. Allora, dice: quando abbiamo pubblicato, ragazze, e ragazzi, la stesa sul chi sta per farti una sorpresa meravigliosa, ok? Allora, cara Francesca, la seconda stesa è stata pazzesca, hai fatto il riassunto di quello che mi è accaduto e so che accadrà questo weekend, tutto grazie a te. Sì, grazie, grazie, grazie e infinitamente grazie a te. Ti seguo da oltre 2 anni, studiando tutto ciò che con grande amore e passione ci stai insegnando. Grazie a te ho avuto la forza di lasciare andare un matrimonio durato 27 anni, fatto di bugie, tradimenti e violenza verbale, a volte anche fisica. Grazie al tuo canale e ai tuoi insegnamenti sono riuscita a trovare me stessa smarrita nel buio più profondo. Sei stato il faro nella notte più buia di un mare in tempesta. Studiando e seguendoti, e anche con la tecnica del GIA e dell'integrazione di tutte le nostre ferite, la mia anima è risorta. Cioè, la nostra sorella è proprio quello che vi ho detto, è andata fuori dallo schema. Ma tantissime di voi l'hanno fatto, eh? È andata fuori dallo schema, è saltata fuori, la vera natura selvaggia, inizia a prendere piede, inizia a sentirsi viva. Allora, sì, ormai ero sfiduciata, ma mi sono rimboccata le maniche e ho imparato che ci siamo solo noi, e l'altro, cioè l'altra persona fuori da noi, è solo lo specchio di noi stessi. E da un giorno all'altro è successo un miracolo. La mia vita è cambiata per sempre. È arrivato lui, l'uomo della seconda stesa, con sorprese quotidiane sia a livello animico che materiale. E questo weekend tu lo avevi preannunciato, perché l'avevamo detto nelle previsioni settimanali o nell'oroscopo, non mi ricordo qual era quello della nostra sorella. E questo weekend lo avevi preannunciato, mi ha proposto di andare al mare. Non è incredibile? È tutto possibile grazie a te e ai tuoi insegnamenti. Che Dio ti benedica sempre. Mi vivo il presente, senza etichettare nulla. Ci siamo solo noi due. Il futuro è solo una manipolazione mentale che ci inganna giorno per giorno. Cioè, guardate che consapevolezza. Ci siamo solo noi due adesso. Il futuro è solo una manipolazione mentale che ci inganna giorno per giorno. Ma sentite che consapevolezza.
non esiste il futuro. Un grande monaco buddista diceva: non ti devi occupare di quello che non hai davanti ai tuoi occhi in quel momento. Tutto ciò che senti che è fuori dai tuoi occhi e dalle tue orecchie in quel momento non te ne devi occupare, esiste solo qui ed ora. Ok. Allora ci dice la nostra sorella: ragazze, è un'esortazione a voi, ragazze, vivete la vita come un gioco, come fanno i bambini, e tutto sarà più bello. Quando è uscita la carta della guarigione ho avuto un sussulto al cuore, perché è quello che ci ripetiamo sempre. Ci siamo guariti a vicenda. Questa seconda lettura è stata pazzesca, è stata minuziosa nel descrivere ciò che mi è accaduto negli ultimi 3 mesi. Fatti di pura felicità e passione, soprattutto a livello animico. Vorrei gridarlo al mondo intero: studiate, studiate, studiate. Grazie ancora, cara Francesca, per quello che fai per la nostra collettività, ti voglio bene. Ma io faccio un applauso a te, io faccio un applauso a te. Ragazze mie, io non faccio altro che sollecitare la vostra porta che già so chiusa. Allora mi metto a battere, battere, cioè vi rompo le palle fino alla fine. Ok? Perché? Perché questa è la mia missione. E la mia missione è portarvi ilarità, darvi quello che sento. E la mia missione è superiore a me, cioè non sono proprio io, è una cosa veramente sottile ma enorme allo stesso tempo. E quindi è veramente meraviglioso tutto questo, vedete i risultati? E studiate, ragazze mie, ma non solo studiate, studiate e crederete, come metto nelle linee guida di questo canale. Studiate e crederete. Perché dovete studiare? Perché abbiamo una mente razionale, e quando noi andiamo a darle il biscottino alla mente razionale, che lo diamo con la fisica quantistica, grazie anche agli studi che vi ho fatto fare con Fabio Marchesi, no? Il nostro uomo alfa. Ecco, una volta dato il biscottino alla mente razionale, allora poi dobbiamo completamente dire alla mente razionale: allora, bella mia, mo tu te stai ferma qua. E allora dobbiamo andare verso la poesia, non dare più biscottini alla mente razionale, ma dobbiamo andare verso la poesia della vita, l'incanto. E la nostra anima è quella che stiamo riscoprendo adesso. Tutto ciò che ha a che fare con l'anima ha a che fare con l'oltre. L'oltre fa paura alla mente razionale, no? Perché fa paura alla mente razionale l'oltre? Perché non è nel conosciuto. Quindi tutto ciò che ha a che fare con l'oltre fa paura. Il diverso da me, l'altro è l'oltre, no? Quindi tu sei diverso da me, io ho paura, ti distruggo. Le guerre. Tu, l'oltre è inteso come l'ignoto, l'oltre è inteso come ciò che non si vede. E cos'è ciò che non si vede? Ma è l'unica chiave di creazione esistente. L'anima. Quindi abbiamo paura dell'anima. Come parla l'anima? L'anima parla attraverso le emozioni, quello che la nostra mente iperrazionale giudica sbagliate, soprattutto la frustrazione, la dea della frustrazione, la dea della tristezza, la dea della dolce malinconia, la dea della rabbia. Quindi noi, integrando quelle frustrazioni, integriamo il Dio. Perché quando il nostro corpo fisico muore, ok? Ciò che rimane sono le emozioni sono imperiture, le emozioni sono eterne, ecco perché sono immortali, sono dei, sono divinità. E quindi, cambiando l'approccio alle cose, per dirlo in metodo sciamanesimo, diciamo, cambiando la narrazione, cambiando come noi ci raccontiamo le cose, che quello che arriva non è una malattia, non è un dolore, è un Dio, allora tu lo integri e lo accogli in qualità di Dio e ti approcci adesso come un Dio, allora cambiando la narrazione delle cose, cambia anche la narrazione del tuo futuro. Ok. Ok, ragazze mie, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Allora, partiamo subito per vedere quali sono le energie di questa settimana del nostro lui-lei. Però ragazzi mi devo fermare 5 minuti perché ho la gola un po' così e mi vado a fare una tisanina, torno subito, aspettate. Allora, ragazze mie e ragazzi, ho iniziato a bere la tisana e basta, quindi partiamo. Allora,
Andiamo a vedere l'energia del maschile e l'energia del femminile, ok? Io parlo di energie, vedete voi dove vi ritrovate, potete ritrovare una persona in particolare da questa parte, o queste energie femminile e maschile le puoi vivere anche all'interno di altri contesti che non siano necessariamente relazionali amorosi, ma anche lavorativi, con amici, con parenti, ok? Ok, io leggo le energie e poi durante la settimana vedete dove le riscontrate, ok? Allora, andiamo a vedere l'energia del nostro lui in questa settimana. Allora, visto che ti ho lasciato una settimana, mi raccomando quello che farai. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, mettiamo energia attuale del maschile nei confronti del femminile o energia attuale del maschile, a seconda della carta che esce. Energia attuale del maschile. Paggio di coppe, sta tutto frufru questo qua. Energia attuale del maschile è una bellissima energia di corteggiamento nei confronti del femminile. C'è un maschile che vuole, che manda, che ha energia attuale, quindi ha un'energia di corteggiamento nei confronti del femminile, di lei, energia di corteggiamento nei confronti di qualcuno, energia anche di... Il paggio di coppe è una persona amabile, delicata, anche dei messaggi su WhatsApp, dei cuoricini su Instagram, ecco, il paggio di coppe è questo, quindi ha una bellissima energia nei confronti del femminile, ok. Andiamo a vedere quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei? Paggio di spade, la pensa incessantemente. La pensa incessantemente, il paggio di spade è proprio il mentale, ha aspettato quel paggio di coppe, la pensa la pensa in modo amorevole, la pensa in modo la osserva, può darsi che ci sia una distanza, la osserva e pensa incessantemente a lei. Ok, vediamo un po'. Sta innamorato, potremmo dire, un po' di innamoramento giovanile qua, no? Un po'... Vediamo un po' cosa ha nel cuore. Cosa ha nel cuore lui nei confronti di lei, oppure cosa ha nel cuore lui. 10 di coppe, lo preannunciava già la prima carta. È innamorato di lei. È innamorato di lei. Cioè 10 di coppe mi significa che la pensa costantemente. È un'energia bellissima. 10 di coppe nel cuore mi parla di un lui che è aperto emozionalmente nei confronti di lei, aperto a dare tutto, il suo cuore è aperto a dare tutto, pensa a come può fare a dare tutto. Energia attuale, molti di lui e lei sono già insieme e quindi hanno un'energia bellissima in questo momento. Molti di lui lei, anche lui lei, quindi stanno già insieme, un'energia bellissima, ha una grandissima energia bella, pulita nei confronti dell'altra persona, di lei. Sì. Alcuni lui stanno conoscendo una persona da poco e hanno una bellissima energia nei confronti di questa persona, bella, bella, veramente bella. Adesso vediamo quale può essere il blocco di lui nei confronti di lei o nei confronti della relazione o della connessione, a seconda della carta che esce. Quale può essere il blocco di lui nei confronti di lei oppure nei confronti della connessione? Alcune responsabilità, il Papa, oppure pensarle in modo diverso. Allora, il Papa mi parla di una persona che è responsabile, di una persona responsabile o che ha delle responsabilità, oppure che non si vuole ancora impegnare del tutto. Quindi il blocco può essere o delle responsabilità che a distanza ha delle responsabilità, o pensarle in modo differente per alcune questioni, un po' il blocco, diciamo. Oppure è una persona che ancora non dà il passo per impegnarsi, perché lo vediamo come paggio, no? Il paggio è un po' più immaturo rispetto al Papa, infatti, che ha il blocco. Questo è poi lo andiamo a chiarire comunque con gli altri tarocchi. Andiamo a vedere da questa parte. Qual è l'energia attuale di lei nei confronti di lui? Oppure qua può essere una persona impegnata, però che è innamorato di un'altra persona, che può essere tu che stai guardando. Ha delle responsabilità, questo è
il senso. Per ognuna di voi è diversa, siamo migliaia, io vi dico quello che leggo. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia attuale di lei nei confronti di lui o l'energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. L'imperatrice. Allora, qua abbiamo una lei che è nel suo potere totale. L'imperatrice mi parla sia, allora, se c'è una lei che ha a cuore un lui, per esempio, l'imperatrice mi parla di una donna che vuole avere successo con un lui. L'imperatrice mi parla però anche di una donna che è molto, ha il suo focus sul suo sviluppo personale, in qualità di talenti, di doni, di lavoro. Abbiamo una lei che sta bene con se stessa, al di là di lui. E quindi se c'è un lui con il quale lei sta bene, allora di conseguenza vuole avere successo secondo le sue peculiarità. Quindi qua abbiamo una lei che anche se singola, vedo una lei piena del suo potere in questa settimana, anche molto gravida di idee, di creatività. È un'energia bellissima di partenza per una lei, eh? Vediamo un po' quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui. 10 di denari. Qua ci sono molte lei e lui che stanno veramente... allora, i pensieri di lei, se ci abbiamo... Allora, nel qual caso abbiamo una lei che è single, qua io vedo una lei che avrà molto successo in termini lavorativi ed economici in questa settimana, o li ha già avuti, grossi successi in questi termini, anche in termini di casa, di famiglia, dei successi nella stabilità. Qua abbiamo anche una lei che vuole avere tutto con un lui. A seconda, siccome siamo a migliaia, no? E realizzazione totale con un lui, 10 di denari. 10 di denari è tutto, famiglia, stabilità. Abbiamo una lei che vuole tutto con un lui, oppure se abbiamo una lei single, abbiamo una lei che la vedo di avere successo molto in ciò che riguarda la sua stabilità, casa, lavoro, denaro, famiglia. Vediamo quali sono i sentimenti di lei nei confronti di lui, cosa ha lei nel cuore? Il sole, wow! Allora, qua abbiamo una lei nei confronti di lui bellissima, una lei che è piena delle sue energie, potenzialità, sviluppo. Se c'è quindi un lui, vedo una lei che nel cuore ha un'energia bellissima di godere momento per momento, di felicità, vedo una lei che è felice nel cuore, o vedo delle lei che saranno felici nel cuore proprio per la connessione con un lui. E, sì, hanno nel cuore proprio la felicità, la gioia di manifestare tutto. Vedo molte lei che manifestano grandi cose in questa settimana con un lui specifico. Oppure abbiamo una lei che inizia a conoscere delle persone nuove, con il sole mi parla delle amicizie, e la vedo soddisfatta sia di queste nuove conoscenze che soddisfatta rispetto ai suoi interessi personali, l'imperatrice e il 10 denari. Ok. Vediamo quale può essere il blocco di lei nei confronti di lui. O nei confronti della relazione. L'asso di bastoni, diciamo che lei non dà il passo, non fa il passo per prima. L'asso di bastoni è l'inizio, l'impulso, no? E qua abbiamo una lei che sì, sta bene con una persona o con una persona nuova, sta benissimo, però non dà il passo, cioè nel senso aspetta che sia l'altra persona a farlo, perché la vedo proprio concentrata su ciò che le dà benessere, può essere casa, famiglia, stabilità, denaro, e la vedo proprio con la gioia nel cuore. Però rispetto a lui, diciamo, l'asso dei bastoni, lei non fa il passo, lascia che sia l'altro, ok? La vedo proprio stare bene con se stessa, in questi termini. Non mercanteggia, amore, ecco, questo è il senso, ok? Andiamo a vedere da questa parte. Adesso abbiamo visto la parte interna, no? Di entrambe le parti. Adesso andiamo a vedere nei fatti cosa può accadere secondo le linee guida karmiche e dharmiche. Allora, vediamo un po' quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana dal 20 al 26 maggio, con questa luna piena del 23. Allora, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Intenzioni di lui nei confronti di lei. La forza, questa è un'energia bellissima che mi parla di un lui
che vuole mettere sforzo e impegno in questa connessione. Se sono lontani, distanti per responsabilità che ha lui, vuole sforzarsi di andare incontro a questa lei. La forza mi parla del recupero di una connessione, dell'avere la forza, la grinta per superare se stesso. Ok, queste sono le intenzioni. Allora, vediamo le azioni. Anche chiedere scusa, recuperare un rapporto, Quali sono le azioni che effettivamente farà lui in questa settimana nei confronti di lei? C'è il 3 di spade qua. Vuole recuperare un rapporto, però non sa come fare. Ecco perché c'è il paggio di spade nella mente anche, no? Perché man mano che escono le carte si chiarificano anche quelle sopra. E le azioni 3 di spade mi parla, vuole recuperare un rapporto, sta pensando col paggio di spade come fare, o sistemare delle questioni relative a delle responsabilità che ha che sono al blocco. 4 di spade, anche come se all'inizio dice non faccio niente, mi sto schiarendo le idee, ho delle responsabilità, oppure non mi sono voluto impegnare, per il cuore aperto, no? Vediamo un po' qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. La regina di denari, sì, tutto quello che farà lo farà con estrema, secondo i suoi tempi. Vuole recuperare un rapporto. Qua c'è un lui che vuole recuperare un rapporto con lei, la regina di denari, anche se sei uomo, E io la vedo come la consultante in questo caso. Ma al tempo stesso ti dico anche un'altra cosa. Lui vuole anche recuperare un rapporto che c'è con una donna o con un uomo che è a distanza, ma in questa settimana non può fare le cose secondo i suoi tempi perché è impegnato con delle responsabilità. Questa stessa mi può parlare anche di lavoro, c'è un lui che vuole anche recuperare sulla sfera lavorativa la fiducia di una lei. Ok. Allora, sono azioni di recupero, di mettere sforzo e impegno che le farà secondo i suoi tempi. Il cuore aperto e predisposto e lo farà secondo i suoi tempi. Vedi il mago, mi parla anche quindi qua di un lui che vuole manifestare un'opportunità con una lei, anche se uomo, ripeto, vuole fare le cose fatte bene perché della regina di denari è una persona paziente di cui ci si può fidare, vuole anche che, vuole anche che lei si fidi di lui, questo vuole. Sì, qua ci sono anche dei lui che non volevano impegnarsi, infatti li vediamo come paggio di coppe, infatti vediamo che vuole tutto e quindi lui vuole recuperare anche la fiducia. Comunque le andiamo poi a chiarire. Allora, vediamo quali sono, andiamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. L'eremita, infatti lei ci va cauta con lui, te l'ho detto già qua, che non fa dei passi, sta benissimo con queste carte qui. L'eremita, le intenzioni di lei nei confronti di lui, di qualsiasi lei che abbia conosciuto lui da poco, ok? L'eremita mi pare di una persona che ci va molto cauta nel fare azioni, ci pensa, ci pensa e ci pensa prima di fare azioni, però il suo pensare non è un pensare ossessivo, cioè è un pensare da una prospettiva di benessere personale. Quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui in questa settimana? La regina di coppe aspetta tranquillamente, infatti, qua c'è molta serenità dalla parte di lei. Infatti la regina di coppe mi parla di colei che riceve, sa, quindi lei lo pensa e aspetta di ricevere, te l'ho detto anche qua, ribadisco, aspetta di ricevere, fluisce alle emozioni, e anche una lei che riceve anche le scuse di lui, che la regina di coppe è colei che è empatica, ci va prudente, ok. Qual è l'energia finale di lei nei confronti di lui? Il re di spade, qua abbiamo un lui. Allora ti dico una cosa, molte di lei conoscono una persona nuova perché hanno chiuso situazioni precedenti, e si lasciano fluire senza fare alcuni passi particolari, si lasciano fluire e si lasciano ricevere dei doni da parte dell'altra persona. Oppure qua abbiamo Re di Spade, una persona con la quale c'è potuta essere, che lei percepisce come una persona più fredda, meno legata alla sfera emozionale, e lei ha pazienza, ok? Lei ha pazienza. Invece se non c'è nessuno, vedo che lei si apre in modo prudente al nuovo. Può esserci questa persona qui con la quale c'è molta intesa intellettuale,
però si apre con pazienza, va bene? Non dà il passo, vedo messaggi, comunicazioni, ma con pazienza e prudenza, ok? Qua c'è il 9 di spade, alcune di lei possono essere state preoccupate nel rapporto con lui che era più freddo, però vedo che in quest'arco di tempo, di questa settimana, si lasciano fluire, ricevono qualcosa, ricevono delle cose, aspettano con pazienza. La genere di coppia è colei che ha pazienza e che si lascia fluire all'amore, ai propri sentimenti, alle proprie emozioni, diciamo. È quello che vi sto insegnando sempre. La parte femminile fluisce alle proprie emozioni, le accoglie, accoglie la dea che si cela dietro ogni emozione, fa con prudenza passi all'esterno, soprattutto fa anche azioni che mi parlano di avere la mente lucida. Perché ha la mente lucida il re di spade? Che qua c'è il maschile sul femminile. Perché la mente è lucida del maschile? La mente è lucida sulla base dell'aver accolto le proprie emozioni. Ok, adesso andiamo a chiarirci le carte. Tu stai prendendo? Sì. Allora, chiariamoci adesso, facciamo tutti i chiarimenti. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, energia attuale. Energia attuale di lui nei confronti di lei con il paggio di coppe. Energia attuale di lui nei confronti di lei con il paggio di coppe. Tre di denari. Io qua vedo un lui assolutamente che vuole fare dei piani insieme a lei. Energia attuale, paggio di coppe, energia amabile, venirsi incontro. Il tre di denari mi parla di fare dei piani insieme, venirsi incontro, collaborare, ok? Vediamo il paggio di spade, i pensieri di lei nei confronti di lui, paggio di spade. Re di denari, però probabilmente i suoi pensieri sono focalizzati soprattutto nelle sue responsabilità in questa settimana. Vuole fare dei piani insieme, ma soprattutto ha delle responsabilità che può stare a distanza o avere delle responsabilità, tant'è che la sua mente pensa a lei, allo stesso tempo con il re di denari ha delle responsabilità sue di lavoro, di denaro o di accrescimento personale su quanto riguarda la materia, insomma, ok? Vedi 4 di coppe che magari gli hanno impedito fino a questo momento tali responsabilità o gli possono impedire ancora in questa settimana di avere l'entusiasmo per fare delle cose, seppur vuole recuperare, ok? Vediamo il 10 di coppe, cosa prova lui per lei, cosa prova lui per lei, 10 di coppe, la papessa, tant'è che lui ha dei dubbi rispetto a lei, come aprirsi, come sforzarsi per una connessione. Qua mi parlano chiaramente che ci sono due donne qua, che lui in questa settimana deve dedicarsi magari alla famiglia o a dei figli, a queste responsabilità, ecco perché va secondo i suoi tempi. Pensa di amare la papessa 10 di coppe, una donna in particolare che non è la donna ufficiale, per alcuni, per altri è la donna ufficiale, che sei tu che stai guardando, perché io le leggo sempre verso di te che sei la consultante, no? O il consultante, sì. Perché abbiamo papà e papessa, c'è una connessione molto forte che a volte lui ha negato, tant'è che qua chiede scusa e vuole recuperare. Tutto ciò che la connessione gli ha dato a volte lui l'ha negato, soprattutto gli aspetti in ombra negativi, ma sono aspetti imprescindibili perché un papa e una papessa è una connessione spirituale, da dove c'è un karma da evolvere, un destino da compiere. Vediamo il papa al blocco, il blocco di lui nei confronti di lei, il papa. 9 denari, solo lavoro. Allora, qua abbiamo il lavoro, sì, il lavoro è questo, oppure una persona che non è single e ha queste responsabilità, però è innamorato dell'altra persona, della papessa, che in questo caso sei tu che stai guardando, anche se sei uomo, perché la stessa la faccio per te. Oppure sono soltanto responsabilità lavorative, vorrebbe più tempo stare insieme, responsabilità di lavoro, di accrescimento lavorativo personale. Sì. Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei con la forza questa settimana. Abbiamo visto la parte interna, la spiegazione, vediamo la parte esterna. Le intenzioni di lui nei confronti di lei con la forza. Guarda, innamorato, te l'ho detto, c'è un re di coppe qua. Le intenzioni sono quelle di esprimere con la forza, anche con impeto, tutto il suo amore.
la forza, re di coppe. Può essere impegnato a livello lavorativo o impegnato per altre questioni di responsabilità, però è proprio queste le intenzioni. E vediamo sul 3 di spade le azioni, quali sono quindi le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana con il 3 di spade. Le azioni che farà lui nei confronti di lei, 3 di spade, 7 denari, c'è un'attesa, c'è un po' di attesa, o ci sono delle piccole azioni volte a fare, ad avere un piccolo investimento. C'è una certa attesa rispetto a al voler esprimere e confessare totalmente il proprio cuore come vorrebbe lui, perché ci sono tutti questi denari, hanno a che fare con delle responsabilità e un'attesa di lavoro. O lavoro di responsabilità, vedi il Papa di nuovo, ci sono delle attese inerenti a Papa responsabilità di lavoro. Vediamo un po' alla fine cosa succede. Regina di denari alla fine, energia di lui nei confronti di lei, 5 di denari, vedi lavoro o comunque qualcosa che ha a che fare con i denari, un'altra, 6 di bastoni, 7 di bastoni. Alcune di lei hanno rivendicato il fatto che lui ha queste cose, o di lavoro o di responsabilità, e diciamo che lui vuole anche guadagnarsi la fiducia di lei, da che molte di lei hanno potuto mettere le barriere, andarci caute, o comunque sia avere voltato le spalle a un lui, e lui vuole recuperare. Molte di lei non lo sanno che lui vuole recuperare, oppure lo sanno, perché comunque l'energia femminile sta nell'alto del suo valore. E fammene mettere due altre, vedi, 4 di coppe, il cavaliere di denari, sì, allora qua c'è un recupero a poco, qua c'è un lui chiaramente innamorato che vuole esprimere i propri sentimenti, aspetta, perché molte di lei o molti altri, insomma, da parte dell'altra persona hanno messo dei limiti, e quindi lui piano piano vuole recuperare la fiducia e andarci piano e comunque avere una espressione emozionale nei confronti di lei. Molti di lei hanno voltato le spalle o perché è impegnato o perché ha delle responsabilità lavorative e quindi sempre quelle le stesse, però nel suo cuore c'è questa apertura, c'è un lui molto innamorato. Ok, vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei, l'imperatrice, energia attuale di lei con l'imperatrice, energia attuale di lei con l'imperatrice nei confronti di lui. Ah, questo è il carro. C'è una lei che vuole avanzare con lui, anche una lei che vuole viaggiare nei confronti di lui per avere successo. C'è una lei che vuole avanzare, avanzare, viaggiare verso di lui, oppure molte di lei hanno preso la decisione, perché il carro ha a che fare anche con prendere le decisioni, di guardare i loro interessi con l'imperatrice, tutto ciò che a loro fa bene, loro lo faranno, ok? Se a loro fa bene una persona, quello faranno. Qualsiasi cosa inerente a quello che a loro fa bene. I pensieri di lei nei confronti di lui con il 10 di denari. Qua abbiamo la temperanza. Guarda, lei è disposta, vedo molte lei che sono aperte rispetto alle problematiche che lui può avere di natura di responsabilità, di qualsiasi natura siano queste responsabilità o di lavoro. Vedo molte lei aperte al dialogo, all'apertura, anche molte di lei ad attendere il momento giusto. Oppure qua io vedo delle lei, se sono single, molte lei, vedo delle lei predisposte all'apertura verso loro stesse, vedo anche che conoscono gente nuova, si lasciano fluire, ci vanno con prudenza, mantenendo però un certo distacco, però vedo tutto sommato un'energia molto bella da questa parte. Allora, vediamo cosa prova lei per lui, o cosa prova lei, cosa ha nel cuore, il sole. 3 di bastoni, sì. Qua io vedo che molte di lei si aprono a un nuovo cammino, a conoscere gente nuova con le quali saranno molto felici, perché coloro le quali sono single per esempio. E qua vedo anche una lei che sta attendendo, l'attesa a 3 di bastoni, una persona con la quale sentono una bellissima energia. Vediamo l'asso di bastoni al blocco, l'asso di bastoni al blocco. Vedi, il re di denari al blocco, magari non si possono incontrare in questa settimana, non possono fare tutto quello che vorrebbero perché c'è un lui che è impegnato sotto il profilo o lavorativo, re di denari, o è impegnato proprio con un'altra relazione, però ama la lei di cui sto parlando, che sei tu che stai guardando, perché la stessa la faccio per te che stai guardando. Quindi qua c'è un lui, re di denari al blocco, l'asso di bastoni al blocco, magari un incontro non si può avere, non si è potuto avere per motivi di responsabilità del maschile. Ok.
Oppure qua è come se lei non percepisce ancora che lui può dare stabilità e quindi ci va cauta. Ok. Oppure alcune di lei hanno una famiglia, alcune di lei hanno una famiglia, però sono innamorate di un'altra persona che è quella di cui ho parlato qui. Ok. Vediamo, però le vedo benissimo qua. Vediamo l'eremita, le intenzioni di lei nei confronti di lui. Due di bastoni, lei non sa, va piano piano perché si sta schiarendo le idee. Ci va prudente rispetto alle intenzioni. Ok. Regina di coppe, le azioni che farà lei nei confronti di lui, regina di coppe. Il matto, guarda, questa è la settimana in cui il femminile si lascia andare alle proprie emozioni, fluisce con le proprie emozioni, non le blocca, la vedo molto felice. Molte di lei conoscono una persona nuova, questa persona nuova può stare a distanza, o al di là se c'è distanza o meno, conoscono una persona nuova, si mantengono un po' sulle loro posizioni, però le vedo molto contente di questa persona nuova, molto contente, ok. Vediamo il re di spade, energia finale di lei nei confronti di lui. 4 di spade, vedi c'è un po' di attesa, 10 di bastoni e il cavaliere di coppe. Sì, allora qua c'è un po', alcuni di lei possono percepire un po' la freddezza di una persona che è a distanza per lavoro, con la quale c'è un po' di silenzio o c'è un po' di fermo, diciamo, però subito dopo si sblocca con il cavaliere di coppe. Oppure qua alcune di lei che conoscono una persona nuova, stanno un po' sulla loro difensiva, però nel cuore si iniziano ad aprire, non hanno ben chiaro se questa è una persona che può dare stabilità o meno, ma alla fine si lasciano andare e alla fine qua c'è il cavaliere di coppe che è proprio il movimento d'amore che viene dato, ok? Fammi mettere due altre. 9 di spade, un po' di preoccupazione riguardo a un silenzio, riguardo... sì, alla fine c'è la stella. Guarda, io vedo qua, ci sono molte lei, mentre a differenza di da questa parte di lui che vuole sforzarsi, vuole provarci, no? Vedo che si vuole guadagnare la fiducia di una persona. Molte di lei, io vedo che qua realizzano tanti incontri in questa settimana, molte lei che hanno una persona e con la stella vanno a sanare le dinamiche di preoccupazione che c'erano inerenti a un silenzio. Vedo delle lei molto felici in questa settimana, vedo lui invece che vuole dimostrare delle cose perché non è contento di alcune cose, di blocco, di responsabilità che ha e si vuole guadagnare la fiducia di una persona, ok? Qua vedo un'energia splendente di emozionale e vedo un lui che è più incentrato a guadagnarsi la fiducia di lei e vedo una lei che si sente proprio di ripartire da capo, vedo una lei anche che guarisce da certe dinamiche psicofisiche che l'hanno potuta un po' mettere farla riflettere molto nei giorni precedenti. Invece vedo una lei bellissima che realizza con Imperatrice, tutte queste carte, la stella, una sanazione a più livelli, sia a livello emozionale che a livello economico, a livello di famiglia, una lei che si sana a più livelli, bellissima energia. Ok ragazze mie, adesso vado a bere un altro po' di tisana e poi ci facciamo gli oracoli, ok? Arrivo subito. Allora, sì, devo fare dei pit stop ogni tanto per la voce. Allora, andiamo a vedere adesso con i nostri oracoli lui-lei quali sono, visto che abbiamo qua una bellissima forza con il Re di Coppe, qual è l'espressione emozionale, la dichiarazione emozionale, l'espressione emozionale che lui fa a lei in questa settimana. Vediamo. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora qua è una bellissima frase questa, laddove c'è un maschile che si dà conto della diversità con la controparte, no? E dice, e questa è proprio la coniutio oppositorum, la congiunzione degli opposti, cioè laddove io vedo anche se la pensi in modo diverso, anche se abbiamo opinioni divergenti, opinioni diverse, queste possono convergere perché tu arricchisci me, io arricchisco te, proprio perché siamo diversi l'uno dall'altra. Siamo distinti ma non separati, siamo fatti l'uno per l'altro, è come yin e yang, diversi ma che si compenetrano l'un l'altro. Bellissimo questo, eh? Ok, ancora, qual è l'espressione emozionale di lui? Cosa dirà lui a lei in questa settimana? Ho sempre voluto te, lo capisci?
Questa è una frase molto importante che ha a che fare anche, si collega a questa, laddove per alcune di voi vi siete ritrovate nell'accezione in cui ci può essere una famiglia con delle responsabilità da parte di questa persona e voi siete la persona che l'altra persona, ok? Questa persona ho sempre voluto te, lo capisci? E lo vediamo con la forza e con il re di coppe. Mm? Ok. E questa frase si collega anche al fatto che laddove alcune di lei pensano che lui non si voglia, non ha voluto prendere un impegno più di responsabilità, invece lui dice ho sempre voluto te, sto aspettando, abbiamo avuto opinioni differenti, magari non mi volevo impegnare perché per vari motivi, ho sempre voluto te, lo capisci? Ok. Allora, scusate, vediamo un'altra. Ancora, cosa dirà lui a lei? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Alcuni di lui sono scappati per paura che tu lo lasciassi. Questa vogliono rimediare, no? Mm. Allora, come si legge questa frase rispetto magari a chi non ha nessuno? La devi leggere su di te. Quante volte siamo scappati dal darci all'altro? Perché? Come è uscito anche nel video, quello importante sul karma che vi ho pubblicato venerdì, la paura di darci, la paura dell'amore. Ecco, quando noi iniziamo a darci alle nostre emozioni in qualità di dei, divinità, io mi affido a te, iniziamo a fare esperienza di cosa vuol dire perdersi, affidarsi all'altro, affidarsi ad amore, avere fede in ciò che ti accade. Siccome l'altro è uno specchio del divino, è lo strumento del divino, chiunque l'altro sia, allora l'altro ti aiuta a farti fare quel viaggio nelle profondità affinché tu possa darti alla fede, darti all'amore. Allora quante volte noi abbiamo avuto paura di darci. Noi iniziamo a fare pratica con questo darci e non scappare più con le nostre emozioni. Siccome le nostre emozioni sono gli dei, le idee, gli eventi che ci accadono, attraverso il quale il divino si manifesta, ma come pure il divino si manifesta in tutte le persone che incontriamo. Tutto è simbolo, come vi ho spiegato in una delle varianti sul karma. E quindi noi qua stiamo facendo l'esperienza di integrazione, di accogliere, di affidarci, io mi affido a te, al divino, che vediamo ogni giorno in tutte le forme che incontriamo e in tutte le immagini che si palesano davanti ai nostri occhi. Ecco qua abbiamo un maschile che ha la forza di darsi, re di coppe. E quindi questo maschile che ha la forza di darsi non è solo una persona esterna. Siccome il maschile sono le nostre azioni, lei ricezione, intuito, lui le azioni interne a noi, no? Allora noi iniziamo a darci alle nostre emozioni. Azione maschile, darci, non scappiamo più. Tant'è che da questa parte abbiamo la regina di coppe, colei che fluisce alle proprie emozioni con la mente lucida, sapendo di fare la cosa giusta. Ecco perché abbiamo un grande impatto del femminile. Bellissimo, bellissimo. Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, mettiamoci lo sciamano. Con quale consapevolezza il maschile si darà all'amore in questa settimana? Con che tipo di consapevolezza il maschile si darà all'amore in questa settimana? Con il sonaglio, seguendo lo spirito, seguendo solo e soltanto lo spirito, il suo sé superiore. Il sonaglio mi viene in mente quando ero in Messico, c'erano dei sonagli appesi a delle strutture in mezzo
alle zone desolate, no? Passavamo, c'erano questi sonagli appesi a queste strutture desolate, quasi una cosa mistica. Mi viene in mente proprio questo sonaglio qui, come se, e mi ricordo che quando passavo da quelle strade avevo la percezione dello spirito proprio. Ecco, c'è, da quale consapevolezza lo fa il maschile questo esprimersi emozionalmente? Dalla percezione dello spirito. Bellissimo. Vediamo il femminile. Con che consapevolezza si affida Regina di Coppe, il matto, alle proprie emozioni? Con l'arcobaleno, consapevole che questa carta ti dice l'ora più buia della notte è quella che precede l'alba, con la consapevolezza che ogni cosa è ciclica, ogni cosa ha una fine e un inizio, è un ritorno, come il giorno e la notte, ogni cosa è ciclica, con la consapevolezza che qualsiasi cosa lei abbia vissuto di importante, di profondo, di infero, no? Come il dio degli inferi, Ade, le ha regalato i più grandi tesori che lei aspetta di ricevere con la Regina di Coppe. Una grande consapevolezza qua, bellissimo, veramente bellissimo. Adesso voglio mettere una carta che lega entrambi. Qual è la carta che lega entrambi, maschile e femminile? La Coniutio Oppositorum. Qual è la carta che lega entrambi? La fertilità, il mago della pioggia. Il mago, in me mago agere, lascia agire il mago che è in me, lascia agire il mago che è in me, essendo il mago il creatore, va bene, essendo il mago il creatore, quando tu accogli le emozioni in qualità di dei, divinità, eventi, di eventi come dei e divinità, tu lasci agire il mago che è in te, non sei più vittima degli eventi. Il Dio non ti trascina più a forza, ma sei il mago creatore, consapevole che li hai creati tu, quegli eventi in qualità di anima e di karma. Allora tu, accogliendo con la Regina di Coppe e facendo azioni di darsi, pioggia, fertilizzi la tua creazione. Wow, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro, è bellissima, una stesa di grande impatto, di grande consapevolezza. È stato bellissimo questo ulteriore viaggio insieme. Io concludo qui, vado a riposarmi la voce, a continuare bene la mia tisana, e io vi ringrazio dal profondo della mia anima. Siete la grande stella, siete la grande stella, tutti insieme, tutte insieme. Io vi amo e lo sapete. Grazie dal profondo dell'anima per tutto. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.